Sanremo 2023, un grandissimo successo. Sanremo 2023, record di ascolti. Ma io non ho mai seguito Sanremo e francamente nemmeno quest'anno l'ho seguito. Mi sono sentito un po' un alieno, ho detto vabbè, tutti l'hanno visto, c'erano pure ospiti dai social, Soria di Fedez, la Ferragni, Muschio Selvaggio, tutti quelli che generalmente stanno sul web, mo stanno pure a Sanremo. Te dico, io poi parlando con la gente, tanti mi hanno detto ma io Sanremo quest'anno non l'ho visto, ma a me ne è fregato niente, nonostante cantanti, cantantini, gente varia, duetti eccetera, pare che abbiano registrato il più grosso share dal 1995 e io già penso 1995 è un'epoca, 2023 è un'altra epoca, cioè abbiamo altre modalità di intrattenimento, altre cose, altri media, lo streaming, ormai praticamente chi accende la televisione sono pochissimi e lì mi è venuto il sospetto. Sono andato a vedere quanti spettatori abbiamo fatto quest'anno con sto Sanremo e quanti nel 1995, perciò 10 milioni e mezzo di spettatori. Il 95 è stato oltre 15 milioni e cacchio, allora ballano 5 milioni di differenza. Come fa ad essere il più visto dal 1995 compreso? No, ci sono 5 milioni. No, loro hanno detto non il più visto, quello con lo share più alto. E grazie a cavolo, lo share era più alto, ma perché quanta gente guarda la televisione? Praticamente sintesi, la televisione la guardano solo quelli dell'età mia in su. I pischelli, tutta la gente giovane la guarda sempre meno. Perciò, essendo il totale di persone che guardano la televisione, se faccio 10 milioni rispetto a un totale più basso, lo share è più alto. Ai tempi, invece, del 95, o te guardavi la televisione o te guardavi la televisione, il pubblico era enorme, perciò la percentuale di share era più basso, nonostante i numeri fossero più alti. Forse era il caso di dire, nonostante nessuno guardi più la televisione, nonostante il festival sia un qualcosa vecchio che abbiamo provato a svecchiare, Corbaccio, con quello, con quell'altro, con gli ospiti, con quelli del web, eccetera eccetera, allora forse c'aveva un senso, abbiamo provato a salvare il Festival di Sanremo. Ma la verità è che oggi ai giovani gliene frega sempre meno del Festival di Sanremo. Ma allora perché a un certo punto devono dire una cosa falsa? Facile. Ci sono i sponsor, c'è gente che investe, anche nella disgrazia in Italia si tende a gonfiare le cose, ma siamo i più bravi, ma siamo i migliori, siamo scesi, basta, è inutile che stiamo a dire è il più forte dal 1995, nel 1995 è normale che hai fatto più spettatori, dello share non gliene frega niente a nessuno, ma per quale motivo? È una roba anacronistica, basta, e la dice lunga il fatto che hanno dovuto portare delle persone dal web per dare un po' di verve a sto festival, hanno dovuto portare più giovani possibile perché altrimenti stava diventando una roba vecchia, poi non ci riescono perché a un certo punto si riportano sempre le vecchie mummie dentro perché così, perché comunque il festival se non ci metti le vecchie mummie dentro non funziona. Io sono dest'idea, siccome la televisione pubblica, siccome è un qualcosa che gli italiani dovrebbero decidere, decidiamo il prossimo anno se buttare tutti sti soldi nell'ennesimo Festival di Sanremo o investire sti soldi diversamente, perché la verità lo sapete qual è? Non è che se una cosa è tradizione bisogna ripeterla, se una cosa è una minchiata potremmo pure non farla più. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate del Festival di Sanremo qui nei commenti e ci vediamo al prossimo video.